tutti, ciao! Eccoci con un nuovo tutorial. Vi presento la maglia a pannello Sinfonia. Ho ripreso nuovamente questo punto che voi conoscete molto bene perché nel mio canale anni fa ho realizzato varie cose con il punto Sinfonia. E questa volta ho voluto realizzare una maglietta in seta, perché questa è in seta, una maglietta in seta con uncinetto 2,5, quindi un uncinetto piccolissimo, per realizzare un qualcosa di fresco, originale e veramente adatto a tutti, direi, veramente adatto a tutti. Se vi state preoccupando per la taglia, come al solito vi rassicuro, non vi preoccupate per la taglia. Partiremo dal pannello, quindi questa parte centrale, man mano ci allargheremo sempre di più fino ad arrivare all'ampiezza del nostro corpo, ma ve lo spiego meglio dopo. Realizzeremo ogni parte insieme, ok? Quindi il pannello dietro, che è diverso da quello davanti, ma parte nello stesso modo. Poi ci andremo ad uniremo le spalle, andremo a realizzare le nostre maniche, infine andremo ad allargare la parte sotto, e per chi vuole può fare questo bordino che lo rende ancora più morbido, guardate. Ecco, questo è quello che piace a me, cioè il movimento di una maglia che non deve essere un gesso, cioè un qualcosa di duro, deve essere morbido sulla pelle, come una camicetta, ecco, per farmi capire. E questo è veramente delizioso. Potete realizzarlo anche invernale se volete, con un filato invernale o un filato estivo come ho fatto io, renderla, ovviamente voi guardate come faccio io per diminuire o per allargare, e quindi potete fare la manica più lunga e fare il bordino che più a voi piace. Io ho voluto fare questo tipo di bordino. Ecco, ve lo metto proprio in primo piano così vedete tutta la sua bellezza. Spero che vi piaccia perché a me, guardate, io che non uso mai o quasi mai, ecco l'unione delle due parti, non uso mai o quasi mai i filati con, diciamo, con il colore corto, con la colorazione corta, e devo dire che questa volta mi sono veramente ricreduta, anche se questo filato, ripeto, è un filato in seta. Questo filato era tinto a mano e quindi mi sono ritrovata, non so se notate, con una delle trecce, perché ho dovuto disfare delle trecce per farne dei gomitoli, con una delle trecce con una tonalità leggermente diversa da quella davanti. Ecco, lo vedete nella parte sotto, leggermente meno intensa, ma francamente poco mi importa. Poco mi importa, il risultato è questo ed è quello che a me interessava, è avere questo tipo di risultato. Che ne dite se andiamo a realizzarlo insieme? Come sai è molto dettagliato il tutorial, magari non è brevissimo come normalmente si fa, i miei sono lunghi come tutorial, però voi potete saltare le parti e andare dove vi serve di più. Io ci tengo ad essere piuttosto, spero di essere più precisa possibile. Ora andiamo a vedere come fare questa deliziosa sinfonia. Io andrò avanti con questa parte, così, andrò avanti sicuramente fino a questa altezza. Poi qui voglio dividere le parti tenendo solo lo scollo, adesso vediamo che dimensione terrò dello scollo, se farlo un po' più basso o un po' più alto, adesso vedrò, terrò una parte per lo scollo e poi le altre per le spalle. Quindi per ora tu devi fare, parliamo di quello che devi fare tu, per ora quello che devi fare è continuare ad andare avanti con il pannello e questo, e fare la parte dietro. Poi ritornerai a fare un altro pannello uguale, però se vuoi fare la scolatura come la farò io devi fermarti un po' prima e io ti farò vedere dove mi fermo, ovviamente, in modo tale da farti vedere come fare i giri in andata e ritorno.
e lasceremo poi le spalle, quindi poi proseguire. Quindi per il momento ti dico, vai avanti con il pannello dietro, poi fanne un altro che sarà il tuo pannello davanti, e se vuoi fare lo scollo seguirai me. Se invece lo scollo non lo vuoi fare lo scollo a barchetta, semplicemente ne fai 2 identici e mi aspetterai soltanto per fare, così ti mostro con il pannello davanti come fare la parte per il sottoscella, se eventualmente ti serve. Ok, perché se non ti serve, semplicemente questa parte la cuci subito senza fare nessuno spessore sotto l'ascella. Come cos'altro dirti? Niente, buon lavoro e ci vediamo poi dopo. Bene, allora, come vedi, qui ci sono 2 pannelli, quello della schiena, e se vuoi fare la scollatura come ho fatto io, dovrai fermarti ponendo l'altro pannello, quindi il secondo che farai esattamente nello stesso modo, fermandoti prima. Quanto prima? Dipende da come vuoi la scolatura, quanto vuoi che sia profonda la scolatura. Io terrò, allora, come vedi qui è il lavoro finito, il giro finito. Ho finito nel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, il 17° giro. Mi sono fermata al 17° giro, che mi dà, ti do anche questo, mi dà, no, anzi scusami, ti do il totale del quadrato, mi dà circa 23 centimetri. 23. Allora io voglio fare la scolatura, quindi da questo quadratino piccolo lo poggi sulla tua schiena e guardi quanto, a che punto sei di altezza per la scolatura. Secondo me così a me va bene, e ho messo i marcapunti nel secondo tris, come vedi, nella seconda maglia delle 3 maglie lavorate insieme. Quindi scusami, ne ho saltate 2, l'ho messo nella terza, quindi saltate 2, l'ho messo nella terza. Qui dipende molto dal filato che stai usando, quindi determina tu quanti centimetri vorrai che per le tue spalle. Ovviamente non sarà così, ma sarà, ovviamente prenderà le spalle, l'ampiezza di questa dimensione, ok, per le spalle, per un totale, poi lo andiamo a vedere insieme, ma il totale sarà di 11 centimetri, quindi va benissimo. E quindi per ora ho saltato 2 di queste 3 maglie, ma se sei nelle maglie alte salta, non so, per esempio, per quanto mi riguarda, 1 2 3 4 5 6 7 8 maglie, 8 maglie per parte circa. Ripeto, dipende molto da che tipo di filato stai usando tu, se più spesso, se più sottile. Io ti do la mia idea. Lascio come scollo circa 16 centimetri, ok? Lo scollo base, cioè quello sotto il collo, ok? Lo scollo base, che sarà ovviamente quello anche del dietro del collo, ok? Lo scollo del retro. E qui ci sarà le mie spalle, quindi io avrò questo tipo di scollo, così, questo tipo di scollo, che sarà alto circa 7 centimetri circa. Lo vedremo poi quando l'ho finito. Allora, quindi adesso cosa andiamo a fare? Marcapunto da una parte, marcapunto dall'altra, dove tu ritieni giusto per la tua misura scollo. Ok, messo questi marcapunti, noi abbiamo il filo da questa parte. Andiamo a fare tutto il giro. Tutto il giro. Adesso per esempio io sono a questo punto, io dovrò fare tutte le mie maglie alte, ok? Quindi vado a fare tutto il giro e mi fermerò qui, proprio in questo punto, perché non posso andare avanti qui lo devo lasciare così come lo vedi. Quindi ritorneremo indietro e andremo a lavorare da questa parte. Perdonami, ho fatto un errore. Allora,
Ovviamente non possiamo partire da quest'angolo, dobbiamo tagliare il filo per forza di cose e dobbiamo ripartire di qua. Quindi tagliamo il filo. Mi sarebbe piaciuto, non tagliare il filo, ma devi tagliarlo, Marina. Quindi taglia il filo anche tu, perché anche tu sei in un angolo e non possiamo partire da un angolo. Ok. E chiudi il giro. Benissimo. Ovviamente rispetta sempre gli angoli, e rimane tutto uguale, solo che non possiamo lavorare questa parte. Quindi inizieremo da questo punto, lavoreremo tutto intorno, finiamo qui e poi ritorniamo indietro lavorando qui. Ok? Andata e ritorno. Ok. Allora, devi proseguire dal punto in cui tu ti sei fermata. Io non so in che punto tu ti sei fermata, io mi sono fermata in questo punto ed è dopo questo punto io devo fare le maglie alte e quindi ti faccio vedere come devi ripartire. Innanzitutto partenza e inizio deve essere sempre di una maglia alta, sempre, in ogni caso. Poi vedrai ogni giro che farò nella mia prima maglia e nell'ultima maglia farò sempre una maglia alta, il resto invece seguirò il disegno di sinfonia. Quindi partiamo dalla prima maglia alta, combinazione io devo fare tutte maglie alte e va bene. Quindi entra con il tuo uncinetto, prendi il filo, se vuoi ripartire con il mio punto per seguirmi da dove sono partita io, ok, allora devi arrivare al punto in cui ho finito per fare lo scollo. Quindi le mie 3 maglie alte sono 3 catenelle, sono la mia prima maglia alta. Poi, come in questo giro faccio sempre, vado a fare le 2 maglie alte. Come sono scomoda. Come sono scomoda a lavorare così lontano dal corpo. Io normalmente, come tutte voi, no? Lavoro molto vicina e così lo prendo molto meglio il filo. Invece in questo modo sono piuttosto lontana. E ok, quindi in questo giro non ho nulla da insegnarvi se non il fatto di dove tu devi partire. Facciamo tutto il giro, per quanto mi riguarda, di maglie alte, rispettando sempre l'angolo, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte dove devi fare questo, rispetta il punto in cui tu sei e ci ritroviamo da questa parte. Ecco, sto arrivando alla fine, quindi siamo partiti da questa parte, vedi? Da questa parte ho fatto tutto il giro, ok? E sono arrivata da quest'altra e mi devo fermare dove c'è il segnapunto, che è nello stesso punto della parte opposta. Quindi continuo a lavorare. Aspetta che, ok. Continuo a lavorare e arrivo alla fine dove c'è il mio segnapunto e finisco con una maglia alta. In qualsiasi punto tu sei devi finire con una maglia alta. Ok, basta, non vado oltre, giro e lavoro. Ok, nel mio caso adesso io devo fare le maglie a rilievo ma sul davanti, ok? Quindi non faccio come ho sempre fatto, devo farlo in modo diverso. Tiro su la prima maglia alta, quindi con le mie 3 catenelle, che rimarrà sempre, sarà sempre il mio muretto e la prima maglia alta. E le altre maglie le devo lavorare a rilievo. Quindi, visto che io il rilievo lo voglio sul davanti e qui sto lavorando a rovescio, io semplicemente, anziché fare come facevamo prima in questo modo, adesso invece prendo la maglia in questo, quindi praticamente sollevo
il corpo della maglia alta in questo modo e lavoro la mia maglia alta. Quindi ripeto il tutto così e ripeto. Continuando a lavorare in questo modo noterai che il rilievo rimane appunto sul davanti. Magari lo sapevi già, però se non sei molto esperta, in questo modo sai come fare in questo senso, cioè nel giro del rovescio, ok? Quindi ovviamente adesso mi lavorerai dal punto in cui siamo partiti facendo l'angolo solito di questo punto o del punto dove tu sei e prosegui per i 3 lati perché in effetti ci sono rimasti 1, 2 e 3 lati più il nostro, quello che diventerà la nostra spallina. Sto finendo il mio secondo giro della, chiamiamola scollatura, ma ovviamente sto lavorando su tutti e 3 i lati più il pezzettino della spalla, comunque diciamo della scollatura, e quindi vado a lavorare tutte le maglie tranne l'ultima, tutte le maglie. Io sto lavorando appunto la maglia a rilievo e l'ultima lavoro semplicemente in testa alla maglia, quindi entro, prendo il filo e faccio la maglia alta. La prima e l'ultima sarà sempre una maglia alta. Ok, abbiamo finito così il nostro secondo giro e ci basterà girare il nostro lavoro e continuiamo con il terzo giro. Allora, facendo questi giri insieme a voi, anche se non siete partiti esattamente come sono partita io, quindi con le mie maglie alte, però guardando tutti i passaggi che faccio vi ritrovate perché riuscite a capire man mano con le mie spiegazioni, spero, cercherò di essere più chiara possibile, con le mie spiegazioni riuscirete a capire in qualsiasi punto voi vi trovate come dovete fare. Quindi, anche se non sei partita come me, guarda tutti i passaggi e a quel punto scegli il passaggio che devi fare tu e parti da quel passaggio e poi vedrai tutti gli altri. Ok, allora, ora ti mostro. Noi dobbiamo fare il punto V. Come sappiamo, il punto V, quindi noi dobbiamo guardare da questa parte, cioè dobbiamo guardare dall'angolo per far sì che tutto torni. Allora, qui andremo a fare le 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, ok? Come al solito nel nostro angolo, qui come al solito. Qui dobbiamo saltare una maglia che è questa, quindi prima di fare l'angolo, cioè in questo caso andremo in questo modo e dopo faremo l'angolo. Qui andremo a saltarla perché come vedi noi saltiamo la prima maglia alta. Quindi tu cosa fai? Salti la prima maglia alta idealmente, lo stai pensando, e in questo momento tu sai che qui devi fare la tua V. Nella seconda farai la tua V. Salti 2 maglie e qui farai la tua V. Salti 2 maglie e qui farai la tua V. Salti 2 maglie e qui farai la tua V, qui. Salti 2 maglie e qui farai la V. Quindi noi partiamo con le 3 catenelle e subito vado con la mia V, vado a fare qui la mia V, ok? Quindi 3 catenelle e la V, si parte con la V in questo caso, 3 catenelle che sono sempre il nostro muretto iniziale e finale e così ovviamente finiremo, no? Al contrario, quindi questa è la maglia che è stata occupata dalle 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta
e subito nella seconda, per quanto riguarda il mio calcolo, perché io lo sto facendo sul mio progetto, tu sarai andata avanti facendo quel calcolo, quindi tu partirai esattamente facendo il calcolo che ti ho fatto vedere, partirai di qui come tu arrivi, ok? Con quel calcolo che ti ho fatto vedere. Quindi ne saltiamo 2 e andiamo, perché può darsi che tu non hai lasciato le stesse maglie che ho lasciato io, o con un filato diverso e ti occupa uno spazio diverso. Quindi l'importante è capire il ragionamento che bisogna fare per trovarsi bene in modo tale che il disegno continui. Ok. Vedi che il calcolo che abbiamo fatto va bene, perché ne rimane una maglia, entro nell'angolo e faccio il mio angolo. Riparto nell'altro lato, ovviamente nello stesso modo ne salto una, come sempre abbiamo fatto, ok? E vai avanti così. Quando torni, ovviamente avrai le stesse maglie da questa parte qui, avrai le stesse identiche maglie, quindi finirai al contrario, no? Quindi parti bene saltando una maglia, fai tutte le V e arrivi alla fine che farai nella penultima catenella la V e nell'ultima le 3 catenelle per quanto riguarda il mio disegno e dove sono arrivata io. Voi dovete adattarvi al vostro lavoro, ma il concetto ve l'ho fatto capire e quindi per voi io credo dovrebbe essere chiaro. Ed ecco che ho finito anche il terzo giro. Ovviamente il terzo giro deve avere le stesse V della parte iniziale, quindi la fine del terzo giro deve essere identica alla parte finale. Io ne ho 5, 2, 4, 5 e poi finisco con la maglia alta. E ok. Il giro successivo, quindi abbiamo visto come iniziare e finire il giro delle maglie alte, iniziare e finire il giro della maglia alta a rilievo, iniziare e finire il giro delle V. Il prossimo giro sarà quello dei punti puff ed è oramai il giro è già inserito, cioè la sequenza è già inserita, quindi sarà facilissimo. Si partirà con le 3 catenelle e poi ogni V voi farete ovviamente i punti puff. Ogni V si finisce sempre come sappiamo quando c'è il giro dei punti puff. Faremo l'ultimo punto puff nella V e poi le 3 catenelle e poi si ricomincia con l'angolo, quindi le 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Quindi il giro dei punti puff oramai è facile da fare perché è già impostato il lavoro, ok? Quindi adesso lo facciamo insieme l'inizio di questo giro, solo per farvi vedere. Riprendo il mio uncinetto, eccolo qua, in questo modo. Quindi riparti con le 3 catenelle, qui non fai nessun'altra catenella perché ripeto, qui abbiamo il nostro murettino, quindi entriamo direttamente e facciamo i nostri 4 fili tirati a vuoto come vuoi per il nostro punto puff e poi chiudiamo, ok? Quindi all'inizio e alla fine non faremo le catenelle, le faremo verso l'angolo, ok? A questo punto dobbiamo fare le 2 catenelle di separazione e poi continui con il punto puff e 4 e chiudi, ok? E vai avanti così. Prima, quando sei nell'ultima V, che è questa, punto puff, 3 catenelle e entri nell'angolo, fai tutto il giro e lo finisci e ci ritroviamo poi da questa parte. E abbiamo finito anche il giro con i punti puff.
sposto questo, altrimenti potrebbe... Ok. Allora, i punti puff quindi li abbiamo fatti anche da questa parte e finiamo il giro con il nostro muretto, quindi la nostra maglia alta, questa qui. Ok? Quindi in tutto abbiamo fatto il giro delle maglie alte, adesso lo vedi così lo vedi meglio, il giro delle maglie alte l'abbiamo fatto insieme, le maglie alte a rilievo l'abbiamo fatto insieme, il giro delle V l'abbiamo fatto insieme, avete visto come ho iniziato e quindi in questo modo, in qualsiasi modo voi vi trovate potete iniziare, e il giro dei punti puff. In ogni giro hai notato che c'è sempre il mio muretto, quindi la maglia alta. E adesso andiamo a fare 1 2 3 4 il quinto giro. Il quinto giro, quindi 1 2 3 4, quello che stiamo andando a fare è il giro delle maglie alte con il rilievo del punto puff. Come sempre tu non puoi sbagliarti, devi partire con il muretto, quindi 1 2 e 3 catenelle. Qui abbiamo subito il punto puff, come vedi è questo, andiamo a metterlo a rilievo e andiamo a lavorare la nostra maglia alta in questo modo. E da come hai capito adesso andiamo avanti semplicemente a fianco al nostro punto puff dove ci sono le 2 catenelle, facciamo semplicemente le nostre, ecco che sbatto continuamente, le nostre 2 maglie alte, poi mettiamo a rilievo il punto puff esattamente come il giro normale. Facciamo tutto il giro e lo finiamo dalla parte opposta. Come vedi ho finito anche il quinto giro, quindi era il giro delle maglie alte con la messa in rilievo del punto puff, ok? Quindi come sempre abbiamo fatto, e per ultimo ho fatto il nostro muretto, quindi la mia maglia alta sulla maglia alta sottostante. Il sesto giro è quello con le 3 maglie alte chiuse insieme. Andiamo a vedere nel mio caso come fare e quindi come eventualmente dovrai fare tu ragionando sul criterio che sto usando. Allora parliamo del sesto giro, il giro con le 3 maglie chiuse insieme. Sappiamo, dobbiamo qui invece partire dall'angolo per capire cosa dobbiamo fare all'inizio del giro. Quindi sappiamo che si parte da subito e si fanno le 3 maglie alte chiuse insieme nelle prime 3 maglie alte, ok, del giro sottostante. Quindi cosa faccio? Allora, innanzitutto dobbiamo lavorare girando il nostro lavoro, ok. Quindi io parto da qui, dall'angolo, per capire cosa devo fare in questo punto. Quindi sono 1 2 3, conto per 3, ok? Queste sono le prime 3 che dove ci saranno le maglie alte chiuse insieme, quindi 3 3 3 3, ok? Vai avanti contando tutte 3 maglie. Come vedi, quella centrale del giro precedente è quella che abbiamo messo in rilievo e quindi tu sai che che qui sei nel punto giusto, vedi? Quindi avrai una maglia, quella centrale che è quella a rilievo, e l'altra maglia, e qui sono 3, qui sono 3 e qui sono 3. Allora, però qual è il problema? Che io qui devo fare il mio muretto, quindi io cosa faccio? Parto con 3 maglie alte, ok? Perché non posso fare qui l'unione, altrimenti mi devia la scollatura. Quindi io semplicemente parto facendo, nel mio caso, poi bisogna vedere il tuo, facendo 3 maglie alte, quindi una che corrisponde a questa, una corrisponde a quella della maglia, dalla parte opposta abbiamo la maglia a rilievo, il punto puff, no, a rilievo, che mette a rilievo il punto puff, e poi la terza, ok. Quindi io avrò 3 maglie alte iniziale. Nel mio caso tu fai questo conteggio e guarda con quante maglie devi partire.
e poi inizio a fare le maglie 1, le maglie alte chiuse insieme, 2 e 3 e chiudo insieme. Allora, quando adesso dobbiamo mettere le catenelle di separazione, ok? Per essere sicura che stai facendo bene, come ti ho detto prima, e quindi mi sto ripetendo, la seconda maglia delle 3 maglie da chiudere insieme la vedrai proprio qui. Questa è la seconda maglia, quindi questa è la maglia che ha messo in rilievo il punto puff. Quindi facciamo 1. Ho fatto le catenelle? No? Sì, l'ho fatte. Ok. Quindi 1, 2 e 3. Ok. Chiudi tutte insieme le 2 catenelle e poi di nuovo 1. Controlla se stai andando bene, vedi la seconda dove cade, 2, ecco. Ah, Marina, 1, 2 e 3, chiudi tutto insieme e fai le 2 catenelle. Ok, io vado avanti fino a qui, ti faccio vedere. Ok, siamo arrivati vicino l'angolo, quindi come vedi il conto torna. Ok, ovviamente alla fine faccio le 2 catenelle, vado nell'angolo ed è questo il giro dove farò solo l'angolo con una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta e poi proseguo. Ok, allora questo è il modo per riuscire ad andare avanti in modo molto molto dritto. Quindi ci sono dei punti, scusami, ok, ci sono dei punti e dei giri dove ovviamente tu seguirai semplicemente la parte sotto, altri giri dove devi fare il calcolo quando tu partendo, perché ovviamente quando invece finisci il giro semplicemente copi la tua partenza, quindi parti subito in questo modo e arrivi alla fine. Nel mio caso ripeterò le 3 maglie alte senza fare le maglie le 2 catenelle qui in mezzo, ok? E quindi finisco il giro e arrivo da questa parte. Tutti gli altri giri li abbiamo visti, quelli più li abbiamo visti, quindi in questo modo tu dovrai andare avanti fino ad arrivare all'altezza del pannello dietro, ok? Quindi quando tu lo metterai in posizione, adesso l'ho messo, va bene, l'ho messo male, ovviamente poteva, ok? Quando lo metti in posizione e metterai in posizione anche questo, quindi centro con centro, ok? Tu vedrai quanto ti manca per arrivare alla fine del pannello dietro, ok? Ci vediamo quando anch'io ci sono arrivata. Vi faccio vedere questo. Quando abbiamo fatto anche il pannello davanti, come vedi io sono andata avanti quel tanto che mi serviva per arrivare all'altezza del retro, poi lo guardiamo sul tavolo lavoro, e metti dei segnapunto da una parte e dall'altra per vedere se la scollatura come altezza di scollatura può andare bene o meno. A me va bene, ma con lo spazio dei segnapunti, ciò vuol dire che mi manca qualcosa. Cosa farò? Per sistemare, quindi per lasciare questo e non questo che viene su di 1 centimetro, comunque io farò un giro da questa parte solo da qui a qui e ovviamente devo fare la stessa cosa un giro nel retro, quindi da qui a qui, ok? Quindi se per caso ti accorgi che va bene, però vuoi aumentare un pochino l'ampiezza del tuo scollo, perché io qui se lo chiudo ovviamente mi viene su di 1,5 centimetri, io invece la voglio così, quindi devo fare in modo che questi
che questa parte mi cresca almeno di un giro da una parte e un giro dall'altra, quindi eventualmente puoi farlo anche tu, quindi solamente in questa spalla e in questa, perché come ampiezza, quindi come diciamo sotto ascella, mi va bene, qui mi manca, vedi, dopo questo lo faremo insieme, qui mi manca, ma questo qui raggiungerà questa parte, quindi va bene, non voglio quindi aumentare un altro giro laterale e sotto poi lo vediamo dopo, quindi concentriamoci sulla scolatura, metti del segnapunto, imbastiscilo, vedi come vuoi e controlla, se per caso vedi che è troppo accollato, allora fai qualche giro in più da questa parte a questa parte, ovviamente la stessa cosa anche di qua, e quello che aggiungi in questo punto lo dovrai aggiungere anche nel pannello dietro. Quindi io adesso farò questi giri e poi ci ritroviamo. Ok, poi alla fine che cosa ho fatto? Io sono andata avanti per altri 2 giri, adesso tu lo vedi al contrario, perché l'ho già posizionato in modo tale da chiudere le spalle. Quindi ho fatto 2 giri in più di quelli che erano già stabiliti, 2 giri li ho fatti sulle spalline del davanti e 2 giri in più su quelle del dietro. Comunque sia, ho raggiunto l'ampiezza che desideravo e a questo punto la mia altezza, più che altro, l'altezza è di 9 centimetri e la larghezza più o meno, siamo intorno ai 15 centimetri, circa 15 centimetri. Quindi abbiamo detto 9 per 15 e questo va bene a me. Ok. L'ho già provato, così mi piace, non era così accollato come mi sembrava e sono andata avanti solamente, come detto, in giri di andata e ritorno sulla spallina per 2 volte e di andata e ritorno sulla spallina per altre 2 volte. Stessa cosa ovviamente lo faccio nel pannello dietro, da questo punto a questo punto, quindi dall'inizio alla fine sono andata avanti in giri di andata e ritorno. Bene, adesso devo chiudere le spalle. Quindi posiziono, io qui avevo 32 maglie in questo punto, ho contato le maglie nella parte del retro e adesso cucirò le mie spalle con il pannello del dietro, ma prima di farlo devi avere questa accortezza, devi mettere per esempio qui il dritto con il dritto e io non l'ho fatto, vedi? Il dritto, questo va bene e qui devo ancora girarlo, quindi adesso giro questa parte, deve essere dritto con dritto. Quindi adesso ho il dritto con il dritto, ok? Quindi devo lavorare le parti a rovescio e adesso andiamo a cucirle, ma un'altra, quindi mi raccomando, fa attenzione di avere i 2 dritti posizionati uno sopra l'altro. La cosa che ti voglio anche consigliare è il fatto di non chiudere con l'uncinetto 2,5, perlomeno io sto lavorando col 2,5, chiuderò con il 3, così mi dà la cucitura, non devo stare attenta a tenerlo morbido, mi dà già una cucitura più morbida. Questo è un consiglio, poi vedi tu, ok? Se riesci a tenere la cucitura morbida va bene anche con l'uncinetto che stai utilizzando, oppure puoi chiudere ad ago, questo ovviamente devi deciderlo tu. Quindi io riprendo il filo o se non ce l'hai agganciato, aggancia il filo a nuovo. Come detto io sto usando adesso l'uncinetto 3 per cucire la maglia in modo più morbido. Quindi da dove sono o agganci il filo oppure riprendi il tuo filo e vai dentro la prima maglia in alto del pannello dietro. Quindi stiamo entrando dal pannello davanti al pannello dietro. Prendo il filo e lo porto all'interno. Ok, ora quello che devi fare è lavorare le maglie interne, guardale in alto. Questa maglia qui l'abbiamo lavorata per la chiusura, adesso andiamo a prendere la seconda maglia, quindi questa, vedi, questa gobbetta interna, andiamo a lavorarla con la corrispettiva, la seconda, perché la prima l'abbiamo già lavorata,
dalla parte opposta. Questa è la seconda, quindi prenderò anche questa interna, prendo il filo e lo passo dentro in modo morbido, e mi aiuterà molto il fatto che ho l'uncinetto di mezza misura più grande. Stessa cosa faccio in quella successiva, quindi uno, poi vado dalla parte opposta, prendo il filo e porto dentro. Di nuovo, ripeto, puoi farlo anche ad ago, se preferisci, e vai nella successiva e le lavori tutte. Io ne ho 32, le lavorerò tutte e 32. Ok, quindi tu avrai dal retro, dal rovescio questo e dal dritto questo. Continua così e chiudi sia questa spalla che questa. Questa qui è la chiusura che vedrete sul rovescio e questa è la chiusura che vedrete sulla parte davanti. Come vedi è venuta benissimo. Eccola qua. Quindi per sicurezza, qui è dove abbiamo chiuso la nostra spalla, per sicurezza adesso provala di nuovo, se è ancora in tempo eventualmente ad aggiustare l'altezza del tuo scollo. Ok, quindi provala, se va bene. Ok, proseguiamo adesso insieme con l'allargamento del corpo, quindi praticamente andiamo a fare questa parte. Adesso ti faccio vedere come fare questa parte che diventerà il nostro sottoascella. Bene, abbiamo chiuso le spalle e ora lascia l'uncinetto numero 3 che ti è servito, 3 o comunque mezza misura in più che ti è servito per chiudere le spalle, e riprendi il tuo uncinetto, quello che hai usato per i due pannelli, avanti e dietro. Quello che adesso devi determinare è importante perché sarà la misura del tuo scalfo, ok? Quindi praticamente te lo faccio vedere di qua che mi è più comodo. Io ho scelto di posizionare il mio scalfo perché è da qui che determiniamo tutto. Può darsi che non ti serva fare questa aggiunta per allargare un pochino la tua canotta o la tua maglietta. Può darsi che non ti serva. A quel punto tu decidi qual è l'ampiezza dello scalfo che vuoi. Io ho scelto 17 centimetri circa perché adesso l'ho allungato, quindi siamo a 17 centimetri. Tu scegli quanto lo vuoi largo e a quel punto semplicemente, come abbiamo chiuso le spalle, chiuderai la tua parte sotto laterale. Se invece devi allargare come faccio io, è molto semplice ed è quello che abbiamo fatto sulla spalla. Quindi se tu non l'hai fatta la spalla perché l'hai fatta a barchetta, guarda il procedimento che ho utilizzato per fare la spalla e la stessa cosa la farai però di lato. Vedi? Io quando metterai un marcapunto, ovviamente alla fine del tuo scalfo metti un marcapunto da questa parte che sarà ovviamente identica alla parte opposta, e poi quando hai la certezza puoi partire o dal davanti o dal dietro, è indifferente. Io più che altro partirò dal davanti perché nel pannello dietro sono tornata a riprendere le maglie dal davanti, e quindi partirò dal davanti e riparti dall'angolo, quindi esattamente come abbiamo fatto per la spalla, tenendo il muretto. Perché il muretto? Perché questa parte qua, vedi, deve rimanere dritta. La stessa cosa devi farla per la fine, quindi devi tenere dritta anche la fine. Quindi avrai due muretti, il muretto perché le spalle poi abbiamo girato, abbiamo continuato a lavorare, ma come abbiamo fatto il muretto per la spalla, io dico muretto ma tu mi hai già capita, devi fare sia all'inizio il muretto che alla fine, ok? Lavorando in giri di andata e ritorno, e a quel punto lo farei crescere nella misura
del tuo, diciamo, lo scalfo non lo lavorerai, ma della tua parte sul fianco, ok? Lo fai crescere. Fatto crescere questa parte, io l'ho fatto di pochi centimetri, poi dopo lo farò anche dall'altra parte e vedrò se mi è sufficiente. Se mi è sufficiente con i marcapunto lo proverò, se mi è sufficiente lo chiudo come ho chiuso le spalle. Se non è sufficiente vado avanti ancora qualche giro. Per il momento io sono andata avanti soltanto 1, 2, 3 e 4 giri, sia nel pannello dietro. Ora dovrò fare il pannello davanti. Fatto questo, cuciremo nello stesso modo, e quindi non ti faccio vedere perché è la stessa cosa, nello stesso modo in cui abbiamo cucito le spalle, e ci ritroviamo per andare ad allungare la nostra canotta o maglietta. Spero sia tutto chiaro. Allora, dopo aver fatto l'unione delle parti, quindi qui abbiamo chiuso il nostro fianco, questa è la cucitura, come vedi viene benissimo la cucitura, io devo allungarlo e quindi cosa ho fatto? Ho riagganciato il mio filo, questo è la mia larghezza, che mi è sufficiente, io non ho bisogno di allargare. Ho riagganciato il filo nella parte dove io sapevo, dove ero più sicura, no? Il mio comfort zone. Ok, quindi ho tirato sulle mie 2 catenelle perché io dovevo fare il gruppetto da 3 che viene unito, no? Questo qui. Quindi cosa ho fatto? Ho tirato su 2 soltanto catenelle, quindi se sei qui ne devi tirar su 3, se sei nel punto puff ovviamente devi fare, anche qui puoi fare 2, 3 catenelle, anche qui 3 catenelle e poi tiri su gli altri 4 fili. E quindi dipende da dove sei, Comunque io ho fatto il mio primo gruppo, poi ho fatto le mie 2 catenelle, il secondo gruppo, sono andata via così fino ad arrivare al mio ex angolo dove ho fatto l'altro gruppo e poi ho suddiviso la parte, dicevo, ho suddiviso la parte dell'unione proprio qui dove c'è, vedi, qui c'è la cucitura, l'ho suddivisa per il numero di maglie che mi occorreva, quindi devi vedere tu nel punto in cui sei come inserire tutte le maglie in modo tale che ovviamente poi prosegua per bene, quindi magari quando sei qui, se devi fare le mie stesse il mio stesso giro, tu controlla dal punto più sicuro, quindi questo, e poi vai avanti contando quante maglie, ma anche se salti poi una catenella, guarda, per esempio qui io ne ho saltato una maglia, anche se salti una maglia non è un problema, l'importante è che fai la stessa cosa dalla parte opposta, quindi perché abbiamo 2 parti, no? Il fianco destro e il fianco sinistro. Quindi l'importante è che ci siano le stesse maglie sia da questa parte che dalla parte opposta, le stesse maglie che vengono aggiunte a quelle che ci sono servite per fare il nostro sotto ascella, ok? Questa parte qua, questa, che ha allargato ovviamente la parte. Quindi quando tu hai fatto tutto il giro e poi ti sei agganciata con una maglia bassissima, ovviamente devi rifare, per esempio io qui devo fare le maglie alte, quindi una maglia alta sul tris e 2 maglie alte qui. In base a quello che tu devi fare o ti sposti con delle maglie bassissime e vai sulla maglia successiva per ripartire, altrimenti se sei nel mio punto puoi semplicemente tirar su 3 catenelle da dove tu sei e poi fare le 2 maglie qui. Non ci saranno più intoppi perché questo è il giro che noi dobbiamo fare fino ad allungare la nostra maglia o canotta al punto in cui decidiamo che va bene per noi. Possiamo anche allungare tantissimo fino ad arrivare a crearne un abitino, ok? Nel caso in cui alcuni dicono non mi piace vedere la riga che si sposta, eventualmente potete lavorare al contrario, quindi lavorate la parte dritta, io penso che continuerò a lavorare la parte dritta, poi girate il lavoro
e lavorate nella direzione opposta. Poi quando arrivate a chiudere da questa parte, girate il lavoro e lavorate sul dritto. Quindi una volta lavorate sul dritto e una volta lavorate sul rovescio. Come hai visto non c'è molta differenza quando si lavora dal dritto e dal rovescio come visibilità sulla parte dritta, quindi si può fare senza problemi, ricordandovi che la maglia alta a rilievo va sul davanti, quindi dovete girare la maglia nel modo giusto, come abbiamo fatto qui, come ti ho fatto vedere, e quindi che non ti ripeto. Quindi questo è quanto. Bisogna adesso allungare il nostro progetto. Nel caso in cui hai necessità di più ampiezza mentre lo allunghi, la cosa più semplice è cambiare l'uncinetto. Quindi se stai usando il 2,5, fai qualche giro con il 2,5, 3-4 giri, perché per mettere 4 giri sono pochi come centimetri, dipende poi dal tuo filato, quindi direi 3-4 giri, poi passi dal 2,5, nel mio caso, al 3. Dal 3 fai 3 o 4 giri o anche di più, dipende da quanto vuoi che si svasi. Dal 3 passerai al 3,5. Questo è il metodo più semplice. Se non ti è sufficiente perché ti occorre molta ampiezza, allora io ti consiglierei questo. Quando sei qui nelle maglie alte, vedi qua, dove ci sono solo maglie alte, io aumenterei 3 maglie alte alla volta. Quindi, scusami, farei degli aumenti, su una maglia ne aumenti una, però a blocchi da 3, in modo tale che poi riesca a venirti bene il giro. Nel giro successivo prova a vedere, nel caso in cui non ti ritrovi, mangia una maglia o ruba una maglia, ok? Quindi però i blocchetti sono da 3, quindi in base a quanto tu vuoi allargare devi aumentare 3 maglie alla volta, non sulla stessa maglia, ovviamente. Quindi su una maglia fai un aumento, poi fai qualche, non so, salti 10 maglie, poi fai un altro aumento, salti 10 maglie, un altro aumento, in totale 3. Quindi ripeti questo per tutte le volte che ti servono. Quindi continua a aumentare 3 alla volta e dovresti trovarti bene con il giro. Quindi ovviamente per stringere la stessa cosa, quindi diminuisci il numero di uncinetto, che è la cosa più semplice, e se non ti basta ovviamente togli 3 maglie per ogni, non so, una maglia ogni 10, come detto, per aumentare. Quindi non serve nient'altro. Andiamo avanti, facciamo crescere questo allungamento della nostra canotta o maglia e ci troviamo dopo. Ragazzi, della serie Marina continua a distruggere i propri pensieri. Cioè io lo immaginavo tutto con il tema sinfonia, ok? E invece adesso sto cambiando, quindi sono andata avanti per 8 centimetri che adesso ti dico, per 6 centimetri, e ho detto ma io la parte sotto la faccio in modo diverso, quindi attenzione, non è obbligatorio fare quello che sto facendo io. Quindi se ti piace continuare con sinfonia, tu continua con sinfonia. Se invece ti è piaciuto, perché io non lo so ancora come viene, adesso sto provando, intanto ti registro questa mia prova, poi se vado avanti lascio la registrazione e quindi tu vuol dire che sai già come viene alla fine. Se ti è piaciuto il risultato, io ti faccio vedere da dove sono partita. Quindi praticamente cosa faccio? Io riparto da dove ci sono le maglie alte, perché mi è più facile, no, da proseguire, e parto con 2 maglie basse, quindi una maglia bassa su ogni maglia bassa. Poi faccio 4 catenelle, salto 2 maglie e faccio 2 maglie basse, una su ogni maglia bassa, 4 catenelle, salto 2 maglie e faccio le 2 maglie basse. Mi unirò sicuramente, non penso di riuscire ad arrivare
bene, non importa, mangerò qualche maglia, nel senso che se ce n'è di più faccio in modo di, non so, saltare un paio, una maglia o due, la salto e faccio in modo di arrivare nel punto giusto. Mi unirò, poi a questo punto io andrò con delle maglie bassissime su, questa è la mia idea in questo momento, quindi maglia bassissima, maglia bassissima, maglia bassissima, su questa maglia inizio e faccio le mie 2 maglie basse, 4 catenelle, 2 maglie basse, 4 catenelle, 2 maglie basse e continuo così anche il secondo giro. Il terzo sarà uguale, dobbiamo ripartire sempre dalle catenelle e sulle catenelle fare le 2 maglie basse. Adesso vado avanti qualche giro e ti faccio vedere. Ok, come vedete sono andata poi avanti con questo che poi è diventato un bordino, quindi fino alla lunghezza che vorrei. A dir la verità è che non ho più abbastanza filato, altrimenti la farei scendere ancora un pochino di più. Però già come lunghezza va bene perché arriva al fianco, quindi mi va benissimo. Ora c'è da scegliere, vogliamo tenerla canotta oppure continuare e fare la manica? Io devo cercare di stare nel mio gomitolo, quindi mi è rimasto solo più questo. Ho iniziato questa parte, adesso inizierò questa insieme a voi per farvi vedere come eventualmente realizzarla e devo ricordarmi che devo lasciarne un pochino per il bordino sullo scollo, quindi tutto con questo che mi è rimasto. E quindi adesso cosa facciamo? Andiamo, mi fermo con questa manica, quindi la lascio così. Andiamo a fare insieme questa e poi con quello che mi rimane riprendo questo bordo e lo faccio sulla manica, quindi vado avanti fin quando è possibile, ma prima di farlo farò una piccola bordura allo scollo. Insomma, devo cercare di stare dentro il filato che ho, quindi ma voi potete scendere con la manica, farlo più lungo il vostro sinfonia, potete farlo scendere, bellissimo anche così con questa parte sotto, molto molto bella. E niente, quindi adesso andiamo a vedere come fare la manica. Allora, se siete ancora qui è perché volete realizzare la manica insieme a me e adesso la faremo insieme con le diminuzioni del caso, che poi sono facilissime. Qui non andiamo tanto a guardare molte cose, andiamo a farlo in modo semplice. E come avete capito io ho problemi di filato, quindi io non so con questo filato quanto riesco ad allungare la mia manica. Proverò a fare questa parte sotto sulla manica, ma vi prego, voi cercate con il filato che avete, se ne avete più di me, se ci siete come quantità, andate avanti con quello che faremo adesso per tutto il proseguo della vostra manica, lunga quanto volete. Io l'avrei fatta quasi un 3/4 come manica, ma in questo caso no, me ne farò un'altra, me ne farò un'altra. Purtroppo questo filato al momento in cui registro, attenzione, al momento in cui registro non è disponibile e quindi non posso prenderlo. Me ne sta arrivando un altro, adesso vediamo se è uguale, vi metterò il codice e andiamo a fare adesso la nostra manica. In ogni caso, se vuoi finirla a canotta, puoi proseguire almeno un giro insieme a me, proprio per cercare di rifinire questa parte, ok? La parte qui e la parte sopra. Devi ripartire ovviamente dal giro in cui ti sei fermata, quindi io mi sono fermata sopra il punto puff, quindi qui devo fare il punto, le 3 maglie alte chiuse insieme. Ok, parto da sotto l'ascella, quindi questa è il mio braccio, il mio girobraccio, diciamo, il mio scalfo per dire meglio. Quindi io partirò da qui sotto, proprio da qui sotto, e cerco, e anche tu in base a che punto hai, che punto stai facendo, cerca di quindi prendere da questa parte, vedi, a questa parte, questo per quanto mi riguarda il mio sottobraccio, questo, aggancio la mia maglia proprio nella maglia che vedi, la prima obliqua, orizzontale, scusami, orizzontale, questa,
Quindi io mi aggancio qui con il mio filo nuovo, il mio povero poco filo che mi è rimasto. Ok. Benissimo. E faccio le mie solite 1, 2 e anzi 2 soltanto. Perché? Perché 2? Perché devo, anzi non voglio, devo fare la sequenza con le 3 maglie chiuse insieme, quindi non faccio 3 catenelle, ne faccio soltanto 2, poi entro nella maglia a fianco, questa, e faccio una maglia non completa, entro in quella a fianco ancora e faccio una maglia non completa e poi chiudo insieme. Come al solito facciamo la stessa identica lavorazione, né più e né meno. Sono di uno scomodo, guarda, mi devi credere, sono proprio scomodissima a lavorare così. Ok, però tu vedi bene quello che a me interessa di più. Quindi poi passiamo, superiamo questa maglia, passiamo all'interno, cerca di trovare il posto per la tua maglia, quindi una la mettiamo qui, una la mettiamo nello spazio successivo, cerca di regolarti anche tu, ok? In base a quello che stai facendo. Ok, e chiudo. Ok? E qui ne abbiamo già 2. Andiamo a fare la successiva, fammi vedere però quante ne ho fatte io, perché devo farle uguali. Quindi la prima va bene, la seconda, allora dalla partenza ne ho fatto che questa, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esatto, 6. Quindi la cosa che io, ciò che ti raccomando è quello di fare esattamente ciò che hai fatto con una manica, farai la stessa cosa dalla parte opposta, quindi nell'altra manica. L'unica cosa che ti chiedo è proprio questa. Poi dopo sistemati, metti tu i punti dove vuoi, non è un problema, però l'importante è che le maglie siano uguali, altrimenti avremo 2 maniche diverse come ampiezza. Allora, abbiamo detto 1, 2, adesso vado qui nel centro, ti faccio vedere come faccio io, ma magari tu hai altri punti, quindi devi andare con i tuoi punti. 1, 2 e 3, e quindi abbiamo 3, 3, andiamo qui, 1. Quante ne avevo? Ne devo fare altre 3, quindi visto che sono molto vicina alla fine del mio sottobraccio devo accelerare e quindi le faccio un po' più ravvicinati, così dovrei averne 4. Allora 1, 2, 3, 4, esatto, una la facciamo qui, 1, 2 e 3, questa la uso tutta, quindi regolati, ok? Però Marina, la catenella la catenella me la devi fare, se no non vale. 1, 2 e 3, ok, 2 catenelle e facciamo l'ultima qui. 1, 2, qui la facciamo proprio, anzi ti dirò che una la faccio qui. Quindi qui non c'è una regola, l'importante è fare tante maglie da una parte quante maglie farai dall'altra parte, ok? Quindi io ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6 ne avevo sotto il sottobraccio dalla parte opposta. E qui vabbè, e qui si va avanti, e qui abbiamo, non importa ora se non segui esattamente, sai che noi dicevamo quella centrale
la seconda deve stare sopra il punto puff. Qui è tutto un altro discorso, qui è, falla come riesci, perché non avremo un tipo di lavorazione continuo. Qui dobbiamo addirittura diminuire, quindi non ci troveremo comunque, ok? Quindi tu l'importante è che fai lo stesso punto. Questo qui però io lo toglierei, perché ecco, questo. Fai lo stesso punto nello stesso identico modo, ti ricordi poi, anzi li puoi sempre contare, quante ne hai fatte, parlando, quante ne hai fatte da una parte ne dovrai fare dall'altra. E così anche con le diminuzioni, quindi quando diminuisci da una parte, tante diminuzioni hai fatto da una parte, quante ne farai anche dall'altra. Ok, andiamo avanti così e ci troviamo qui sulla spalla. Anche qui sulla spalla dovete cercare, vedi da qui, questo è l'ex angolo, dovete cercare di posizionarvi come meglio potete. L'importante, e ripeto anche qui, è fare le stesse maglie che sia da una parte che dall'altra. Vedi, questo è il mio ex angolo, quindi io sono arrivata proprio nell'ultimo, invece qui ne ho una in più, quindi io qui la salto, questa la salto, e partirò direttamente da questa maglia, vedi, quella messa in orizzontale, prendendo 1, 2 e 3 e sono qui nella chiusura. Quindi io devo semplicemente copiare quello che ho già fatto, quindi io posso andare qui, posso andare anche qui, 1, come ho fatto, 2, 3, 2 e 3, quindi le ho prese in questo modo, chiudo e faccio le mie 1 e 1, 2. Ops, scusami. Ok, poi l'altra l'ho presa dall'altra metà, quindi da qui io ho fatto la stessa cosa, quindi 1, poi vado nell'altra maglia, 2, vado nell'altra maglia, 3. Ok, io praticamente nella parte centrale da ex angolo a ex angolo ho fatto 2 intrecci, 2 tris uniti insieme, vedi? 1 e 2. E poi ho ricominciato, quindi saltando la prima, quindi vado qui, sempre con le 2 catenelle, 1. Ecco, da quello che hai capito, la cosa più importante è sì impostare il lavoro, ok? Ma visto che qui abbiamo 2 maniche e sono gemelle, e quando imposti il lavoro devi farle uguali. La prima ti verrà facile, la seconda devi imitare la prima. Ok, adesso siamo sulle maglie che conosciamo, quindi ci vediamo alla fine. Finisco il giro pensando che questa appunto è già impegnata, ne ho 2 soltanto, quindi va bene, posso anche andare in quella successiva e recuperarla poi in quella impegnata. Quindi anche qui, se non vi ritrovate con i punti, io vado a rubare lo stesso da questa parte, ne prendo una, anche se questa è già lavorata con questa, non è un problema, faccio le 2 catenelle e chiudo il mio giro. E ok, fin qua ci siamo. Ora adesso però conto quanti tris ho fatto, è importante, perché devo, in confronto all'altra manica devono essere uguali. Allora, secondo me è giusto anche fare un tutorial dove far vedere l'eventuale problematica, no? Quindi lo so, i miei tutorial sono più lunghi, però è importante anche far vedere. Io per esempio in questo giro vi ho detto appunto di contare, in questo giro ho 41 tris, quindi 41 maglie chiuse insieme, mentre nella manica opposta io qui ne ho 42. Nessun problema, non mi fascio certo la testa per un punto in più e un punto in meno che devo fare, un punto in più che devo fare. Quindi io torno semplicemente indietro
e questo capita a chiunque, soprattutto nelle maniche che devono essere uguali, e soprattutto quando andiamo di nostro, no? Cioè quando praticamente dobbiamo riprendere un lavoro in una parte dove non era lavorata, tipo il sottobraccio. Quindi come faccio? Vado a rubare. Ecco, io rubo questo spazio a questa maglia e ne prendo uno. Poi vado nella parte opposta e ne prendo la seconda, guardo, qui farò l'altra, quindi io faccio qui e completo la mia 41esima. Me ne manca una per farlo uguale all'altra manica, quindi rubo di nuovo una maglia qui e poi in questo spazio ne faccio due maglie alte che chiuderò insieme, chiudo con 2 e quindi ho recuperato una maglia, quella che mi mancava per essere uguale all'altra manica. È importantissimo questo, non tanto come le mettete, come le posizionate, ma quanto il fatto che le maglie siano uguali, altrimenti, ribadisco, le maniche diventano diverse una dall'altra. Quindi in qualsiasi punto voi vi trovate, cercate sempre di rubacchiare, di controllare, soprattutto in primo luogo, controllare che le maglie siano uguali e eventualmente non lo fossero, cercando di in un modo o nell'altro di rubare maglie o prenderne, in caso ce ne fosse qui una di troppo, la togliete e prendete più spazio per completare e avere le stesse maglie che l'altra manica. Detto questo, ora volendo fare solamente la canotta, potete fermarvi qui, assolutamente potete fermarvi, ok? Abbiamo una sorta di bordino, poi se voi volete potete fare un bordino ulteriore, fate anche solo di maglie basse e punto gambero per rifinirlo, oppure fatto con l'ondina che facciamo molto spesso nelle nostre creature, e altrimenti se devi fare la manica continua a seguirmi. Adesso abbiamo impostato il nostro lavoro, quindi praticamente non hai problemi di sorta, basta solo ripartire. Io per esempio devo partire col giro delle maglie alte e quindi partirò con le mie 3 catenelle, nello spazio faccio 2 maglie alte e sul tris vado a fare la mia maglia alta. Ok, e continuo così tutto il giro. E in questo giro io non ho ancora diminuito e invece diminuisco nel giro successivo, ma volendo puoi diminuire anche qui, semplicemente facendo, anziché 2 maglie in questo spazio, una maglia soltanto, una maglia sul tris, qui magari ne fai 2, una maglia qui ne fai una, puoi alternare una sì o una no, ok? Una diminuzione in uno spazio e una nell'altra. Io in questa manica non ho fatto la diminuzione qui, ma lo faccio poi dopo e quindi io vi faccio vedere esattamente dove io ho diminuito. Facciamo tutto il giro e ci ritroviamo nel giro successivo. Ok, chiudo quindi il mio giro e mi preparo per il giro successivo. Per quanto mi riguarda, io sono in questo punto, ho fatto le maglie alte, devo fare le maglie alte a rilievo, quindi tiro su le mie 3 maglie, 3 catenelle, e poi conto già questa come una, perché io lavorerò 6 maglie alte normalmente a rilievo sul davanti, cioè in modo tale che il rilievo vada sul davanti, quindi conto 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi per quanto riguarda il mio tipo di diminuzione che ho affrontato anche nell'altra manica, mi va bene così, quindi 6 e ne chiudo 2 insieme, quindi ne lavoro 2 insieme. Anziché una, ne lavoro soltanto 2. Ok, così.
e continuo lavorandone 6. Dopo averne lavorate 6 vado a chiudere queste due insieme. Ok, e continuo così per tutto il giro. Quando ho finito il giro, anzi quasi sicuramente non vi trovate con altre 6 perché non abbiamo fatto nessun calcolo, quindi andiamo avanti finché possiamo diminuire. Io ovviamente calcolerò sempre quante volte ho diminuito dall'altra parte, quindi vado a contare quante maglie quando ho finito il giro, se le maglie che mi sono rimaste che avrò in questo giro sono uguali a quelle che avevo fatto. È sempre un controllo, la prova del 9 per vedere se stiamo andando bene e abbiamo fatto le stesse diminuzioni. Ok, è andata avanti anche questo giro. Poi ripeto, io ho fatto questo tipo di diminuzione in questo punto. Poi cosa ho fatto? Quindi voi potete farlo come me. Poi cosa ho fatto? Ho fatto un'altra diminuzione, ecco per esempio, guarda, qui ho fatto la diminuzione che abbiamo fatto insieme e ti ho fatto vedere. Poi ho fatto il mio giro con le V e anche qui dovrete cercare di farne alla fine. Sicuramente non avete proprio, a meno che non siamo tutte siamo fortunate o fortunati, e ci rimangono le maglie giuste. Se non rimangono, sposta un pochino la maglia, cerca di farla rientrare. Ripeto, l'importante è che queste V siano identiche alle V della parte opposta. Poi ho fatto il punto puff normalmente, quindi qui non ho diminuito, qui non ho diminuito, vado a diminuire in questo giro. In che modo? Lo avrei già notato. Praticamente cosa faccio? Lavoro il punto puff a rilievo, ma in questo spazio ho fatto solo una maglia alta. Lavoro il punto puff, in questo spazio ho fatto 2 maglie alte. Lavoro il punto puff, una maglia alta nello spazio e qui ho fatto lavoro il punto puff, una maglia alta. Poi qui ne ho 2 maglie alte, lavorando sempre il punto puff, una maglia alta e una maglia alta. Quindi ho intervallato, una volta ho fatto 2 volte una sola maglia alta nello spazio, una volta l'ho fatto 2 volte. L'importante è che alla fine quello che tu fai da questa parte e vai che Marina si ripete lo devi fare dall'altra, quindi esattamente nello stesso modo. Tu scegli il modo che più a te va bene e poi non ho più diminuito perché è già sufficiente l'ampiezza che mi ha lasciato. Non la voglio che sia proprio ristretta, ma se tu la vuoi proprio aderente, continua a diminuire quando tu puoi. Ok, quindi i 2 modi te li ho fatti vedere e sono, direi, potresti anche diminuire qui volendo, potresti anche diminuire qui, anziché farne 2 nello spazio me ne fai una, fai magari una qui, qui 2, una qui, qui 2, una qui, qui 2, ok? Quindi a seconda di come tu vuoi fare. Io ti ho dato l'idea di come fare a diminuire. Ovviamente puoi aumentare e ovviamente poi quando chiudi il giro devi giostrarti un pochino, ma siamo delle creative, quindi sappiamo che se abbiamo troppi punti dobbiamo spostare un po' le maglie, se ne abbiamo pochi rubacchiamo qualche punto, cioè non ti fermare, non ti fermare. E adesso voglio ripetermi di nuovo, l'importante è che ciò che fai su una manica lo farai anche nell'altra manica e adesso tu non ne potrai più di me. Andiamo avanti a fare la nostra manica, io poi vedo cosa mi rimane, vediamo quanto posso andare avanti. Dire come sta venendo la manica, anzi come è venuta la manica. E come sai già, io ho un problema con la quantità di filato, quindi non ho potuto fare una manichina un pochino più grande, ma se tu puoi continua con il punto sinfonia, poi verso la fine
puoi fare questo, se ti piace ovviamente, questo punto archettini, e alla fine, guarda, io dove posso metto la rifinitura a ondina, quella che a me piace davvero tanto, la più semplice, che si adatta a tutto. Cosa ho fatto io nell'ultimo giro, e te lo faccio vedere da questa parte. Vedi, nell'ultimo giro l'archetto sai che è composto da 4 catenelle. Io ho fatto un giro di maglie basse, quindi ho fatto una catenella sulle due maglie basse sulle 2 maglie basse e 2 maglie basse nell'archetto da 4. Perché? Perché gli archetti, essendo da 4 più 2 maglie basse, ovviamente un pochino allargano, cioè è ovvio che tende a dare un'ampiezza maggiore di quella che abbiamo, quindi, e l'ho fatto proprio di proposito, perché non voglio che fosse il contrario, cioè che mi stringa, lo volevo più morbido, quindi ho fatto così. Tu, volendo, se invece vuoi lasciare la tua ampiezza, puoi continuare a fare le 4 maglie basse sopra le 4 catenelle. Ok, sopra questo ultimo giro di maglie basse ho fatto il punto ondina e ora te lo faccio vedere tutto ciò che mi è rimasto. Io con questo devo fare le ondine anche sulla bordura, e se me ne avanza lo faccio scendere come lunghezza. Questo è tutto ciò che ho di un lotto, quindi sicuramente prendere 2 lotti sarebbe la cosa migliore. Io ho una 44 e questa è proprio giustina, una 44 giusta, non troppo abbondante, e quindi consiglierei dalla 44 in su di prendere 2 lotti, assolutamente. E se sei ovviamente una taglia, scusami, sto mettendo meglio la telecamera, se sei una taglia più abbondante vai dai 2 ai 3 lotti, in base insomma a come la vuoi realizzare. Allora parto con il fare le ondine, in qualsiasi punto va bene. Allora vediamo, partiamo magari da sotto l'ascella, anche se non è che si nota un granché. Comunque partiamo da qui. Prendo il filo e lo fisso al lavoro a nuovo. Ok, fatto questo faccio la catenella, rientro dentro e faccio una maglia bassa. Sulla maglia bassa faccio 3 catenelle, prendo il filo, vado all'interno della maglia bassa nelle 2 costoline, vedi, 1 e 2, prendo il filo, lo porto dentro, chiudo le 2 asoline e rifaccio la stessa cosa. Prendo il filo, vado nelle 2 costine dove sono entrata prima delle maglie basse, prendo il filo e chiudo 2. Di nuovo prendo il filo, entro nella costina, chiudo 2. Abbiamo 4 asoline e andiamo a chiuderle insieme. Il bello di questo punto è che appunto non c'è un modo per chiuderlo, cioè nel senso che qualsiasi punti hai non è un problema, perché tu basta che appoggi l'ondina sulla tua fila delle maglie che hai subito sotto, dove ti dirà il tuo punto di fermarti. Io direi che è proprio questo, vedi qui, vedi questa altezza, ti fermi e fai una maglia bassa per bloccare l'ondina e ricominci 1, 2 e 3, vai nella costina, prendi il filo, lo porti dentro e chiudi le prime 2 e ripeti per 3 volte. Nella costina prendi il filo, chiudi 2, vai nella costina, prendi il filo e chiudi 2. Abbiamo 4 asoline, andiamo a chiuderle, appoggiamo la nostra ondina al nostro lavoro, vedi che mi dice di bloccarla qui e va bene qui, ok? E vai avanti così, alla fine ti aggancerai alla maglia bassa, ok? Ti agganci qui
e basta. È tutto qui il lavoro da fare. Quindi 1, 2, 3, 3 catenelle, vai nella costina, prendi il filo, chiudi 2, entri di nuovo, prendi il filo, chiudi 2, entri di nuovo, prendi il filo e chiudi 2. E a questo punto chiuderai le 4 asoline che hai, e puoi fare le ondine anche da 4, da 5, come preferisci tu. Ok, io lo faccio da 3. Poi affianchi e punti con una maglia bassa e prosegui così. Il risultato finale, blocco ovviamente perché altrimenti, ok, il risultato finale mi piace moltissimo, è così mi piace molto molto molto. Lo rifinisce per bene e riprende in un certo qual modo anche il punto. Ed eccola finita, l'abbiamo finita, la nostra bellissima, veramente bellissima sinfonia. E è stato veramente un bellissimo lavoro, devo dire. Guardate il risultato, come piace a me, morbida, non aderente sui fianchi, perché proprio la bordura finale è quella che le dà questa morbidezza proprio sotto, quindi l'aiuta, ecco, diciamo. E poi la nostra sinfonia in tutta la sua bellezza, compreso il nostro bordino che, come vi ho fatto vedere, sono poi le ondine. Le maniche le ho finite come avete visto, così. Ovviamente sono identiche da una parte e dall'altra. E insomma, complimenti se siete arrivati a questo punto, l'avete finita anche voi la vostra maglia sinfonia, e spero che ne siate veramente orgogliose ed entusiaste come lo sono io. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!